Che nuova stagione sarebbe senza il nuovo album di figurine ufficiali del Milan targato Europublishing? Corri in edicolo su Amazon a prendere la tua copia e non ti preoccupare, non correrai il rischio di trovare figurine dell'Inter. E visto che ci sei, regalati anche il calendario 2022-2023, l'unico con le pagine che si girano, come Giroud. Per info e costi visita il sito www.europublishing.it, cerca Europublishing su Amazon oppure chiedi al tuo edicolante di fiducia. Ti aspetta un campionato fantastico insieme ai nostri colori alla conquista della seconda stella. Acquistare la bottiglia di Franciacorta Brut AC Milan con l'etichetta celebrativa del 19° scudetto è semplicissimo. Basta andare sul sito www.lamontina.com/negozio oppure presso le tenute La Montina a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia. E ricordati che se ascolti Radio Rossonera o fai parte di un Milan Club ci sono offerte speciali pensate per te. E allora amici, ordinate o regalate una bottiglia di Franciacorta La Montina su www.lamontina.com e non dimenticatevi di brindare ai vostri amici interisti. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Eduardo Matur. Cazzo guardi altre trasmissioni? Coppa Italia, Coppa Italia, Coppa Italia, ciao ciao. Coppa Italia, Coppa Italia, Coppa Italia, ciao ciao. Intonatissimo! Bentornati su Radio Rossonera. Ho detto, come possiamo iniziare oggi mettendo due dita negli occhi dei tifosi del Milan che l'hanno presa benissimo l'eliminazione della Coppa Italia ieri sera, iniziando con la rappresentante di lista e presentando Leonardo Menini. Ciao Leo. Ciao. Poi mi scriveteci in chat, sono meglio io o meglio la rappresentante di lista. Leo, il tuo contatore di bestemmie ha già superato la ventina, ti chiedono? La ventina ragazzi, è quando metto giù il piede dal letto. No, scherzo. Prima di parlare, il Boccelli di Sedriano. Grazie, sarei io. Prima di iniziare, ragazzi, grazie a tutti. 8 milioni e mezzo di L'ho grazie. detto stamattina, amici ideali. Di grazie, perché abbiamo raggiunto questo importante traguardo. No, è clamoroso, YouTube. non è importante, è incredibile, Clamoroso. siete incredibili. Una cosa si può dire con certezza, è iniziato senz'altro meglio il nostro anno rispetto a quello del Milan. Sì, ci voleva Radio Italia poco. ci voleva poco, effettivamente, però siamo Forse partiti. l'anno di una locusta è partito uguale. Noi ci scherziamo su, ragazzi, ma c'è un lo Cristo sapete, da chi frequenta questa trasmissione da tempo ormai ci ha fatto il callo a questo disagio, ma è soprattutto in giornate come queste che dobbiamo un po' ridere, stemperare, come se a noi non fossero girate le palle ieri sera, no Leo? No, quando a meno 2 gradi a San Siro a vedere un Milan Torino di Coppa Italia infarcito di riserve e prendere gol da a dopo al 114esimo. Ma chi che ha segnato? A dopo. A dopo? Ma dopo quando? Cioè, Pensa se avesse fatto assist, buongiorno. Vabbè, ma perché su questo buongiorno ci abbiamo, però io direi partiamo dall'analisi della partita, che cosa non ha funzionato con Mister Pioli. Non vale rispondere tutto, bisognerebbe un attimo dire cosa. Buongiorno mister. Buongiorno, innanzitutto noi abbiamo ufficializzato il nuovo colpo di mercato. Sì. Sì. Mai più con la Coppa Italia, mai più, almeno fino all'anno prossimo. Torino c'ha dopo e a noi dopo. a mai più. Mister, oggi in ritiro, Leo, questo Sì, vero, hanno passato no? la notte a Milanello, i giocatori del Milan, tutta la squadra ha passato la notte a Milanello. Stamattina, oggi, insomma, quando il Milan poi si allenerà, è previsto un gran bel discorso, sia da parte del mister che da parte della non lo so dirigenza perché- che da parte dei leader dello spogliatoio. Non lo so perché mister è ancora chiuso in camera, mi dicono, Sì, guarda, sto finendo di analizzare la partita con Binotto e abbiamo trovato Ecco il problema cose. del 2023, Avete forse. visto molte cose che non vanno? Sì, cioè, per esempio abbiamo notato che il Torino ha giocato meglio con un uomo in meno. Okay? Da che minuto, No, Leo? sì. Dal 70esimo, ben 50 minuti di superiorità numerica. No, sì, ma mister, non si faccia venire strane idee che dobbiamo giocare sempre in 10 contro 11 noi, tu No, dici? bravo, vedi che allora non dice cose strane, cioè anche tu l'hai pensato, cioè la prossima partita noi scendiamo direttamente in 10, perché se noi siamo più forti del Torino sulla carta e giochiamo con un uomo in meno facciamo mister, comunque- già sia senza portiere, insomma, siamo già in 10 più o meno, non serve in 9. Comunque se scendiamo in 10, se giochiamo in 10, comunque mister siamo comunque 9 in più rispetto a
quelli che eravamo ieri sera in campo. Ah beh, quello sì, è vero, hanno fatto una grande partita, perché pensa che a un certo punto stavano cercando Charles, no? Non lo trovavamo più, era in campo invece, pensa che l'ho lasciato fino al 120esimo, però pensavo di averlo sostituito, poi mi sono accorto guardando il tabellino. Fatemi ringraziare Vincenzo Cusaniello che ci dona 5 euro, dice: sto guardando i video della pagina Giorgione Meme, mi sto spaccando. Cosa abbiamo creato, ragazzi? Il giorno dopo che sono uscita la Coppa Italia la gente ci scrive e ci dona 5 euro perché sta guardando i video di Giorgione. Spettacolari. Bravo Vincenzo. Mister, le volevo dire, comunque è ancora chiuso in camera, ma ha provato ad aprire la porta, perché secondo me non è un caso che sia rimasto... Perché sento uno sfregare di coltelli e delle manate sulla porta. Non so se sono Revic o Cannavacciuolo che hanno preso un altro ruolo momentaneamente, non quello di medici. Comunque i consulenti non benissimo. Binotto, la mano già si vede guarda che gente ha preso. Ma poi ragazzi, scusate, faceva freddo anche ieri sera. Ho detto a Pioli, giochiamo facciamo una divisa antivento un pochino più grossa, così i nostri calciatori non sono. Ma da che mondo è mondo però si gioca al calcio. Vi siete mai domandati perché in panchina tengono il zaccone imbottito, in campo vanno con una magliettina perché in campo corrono, in panchina stanno fermi, penso, no? Però correre non credo sia un motivo per far gelare i calciatori in campo, quindi se uno corre in teoria non si dice, anzi anche dei bambini gli allenamenti all'aperto non ci si ammala più, proprio perché si fa la corazza. Ma non sono d'accordo. Poi per esempio perché in Formula 1 corrono col casco e i calciatori devono stare con i capelli al vento? Perché uno va a 300 all'ora e l'altro, se va bene, a 30. Ma Fernandez e Leao corrono veloce, però. Sì, ma ci sono 270 km orari di differenza. Voi fate fare a me, non contestate le mie decisioni, i miei consigli che sono innovativi. Abbiamo portato la Formula 1 nel calcio, andiamo più veloci di tutti, anche del vostro pensiero. Vabbè, andiamo però da Ibra. Perché grande mano. Ciao, ma ci sei anche tu. Questi perdono sempre, perdono sempre. Questi è la tua squadra. Ma anche tu sei in ritiro oggi a Milanello? No, io ho prenotato un volo, ho detto se giocate così meglio vado ancora a Miami un giorno o due. A Miami. I leader, i cosiddetti leader. In realtà ci sarà Zlatan da fare il discorso. Sì, c'era anche ieri in panchina. Però sappiamo che non quindi gioca. non ha il coraggio di ammetterlo, ma sei anche tu lì. Vabbè, esatto. Però il problema è uno, io ve lo dico da tanto, che voi è Giroud. Non ha più giocato praticamente, ha giocato 20 minuti. Allora, primo calciatore nella storia che gioca di sera e si fa fermare da Buongiorno. Difficile, ma si chiama Buongiorno, cioè non è che però se giocavamo 12:30 potevo capire, però giochi a 21 e se fai fermare da Buongiorno è già passato. Posso dire che tra tutti quelli che ieri hanno giocato in attacco non mi concentrerei. No, non proprio direttamente su Giroud, anche se a Olivier gli vorrei dire: Olivier, ti prego, basta attacchi, basta appoggi linee, basta con queste cose. L'eleganza. Basta eleganza. Basta eleganza, più concretezza. Hai visto quanta rovesciata che sto facendo? Ci serviva un gol più che una rovesciata, Olivier, ieri. Pensa che l'altro giorno mio figlio ha lanciato la pallina al cane e l'ho intercettata con la rovesciata. Ma Olivier, però, com'è il clima oggi a Milanello? Fa freddo, sembrava finito l'inverno invece. No. Ma non ci sono più le mezze stagioni, eccetera. Però io intendo il clima nello spogliatoio, dai. No, lì abbiamo il riscaldamento, si sta un po' meglio. Secondo me sta un po' eludendo. Non ce la fa. Grazie Matt Albini. E poi vi piace questo calciatore, senti come risponde. Vabbè, non è che almeno lui non capisce, però tu Zlatan un po' supponente ogni tanto. Sì, e poi ce l'hai giusto un filo, parola giusta. Esatto, ce l'hai proprio un filo con Giroud, perché adesso ieri No, se stimola i suoi compagni. Stimola al ruolo della prugna nello spogliatoio. Ma Leo, in realtà dicevamo lì davanti il grande osservato speciale era Charles De Ketelaere. Che partita ha fatto? Che ha fatto una partita migliore di quelle precedenti, non che ci volesse granché, si è mosso bene. Lui ha un problema principale, perché poi mi sembra che nello scacchiere di Pioli un pelino poco piano si stia un po' inserendo, ma è mollo.
Mollo nel senso che si deprime troppo quando sbaglia, quando prende il palo. Charles, non ci pensare che hai preso palo, fregatene, continua. Cioè, quello che fai finisce in un secondo, vai ancora oltre. A me dà l'impressione che sto ragazzo pensi troppo. Ah, non ho fatto quello, non ho segnato quello, non mi sono mosso lì, non me l'han passata. Va avanti. A me viene da dire, abbiamo provato con le coccole. Se a un certo punto le coccole non funzionano, anche qualche schiaffone, Zlatan. Hai detto schiaffone? Sì, Hai detto schiaffone? Sì, non ce lo devi smontare, però, esatto, Antonino. senza smontarlo, però. Ieri è stata una serata bellissima. Sono passato, sapevo che volevano buttare nell'umido Pellegrini, allora Stato ho recuperato. detto chissà che facciamo un bel piattino, una bella ricettina, qualche pezzo di ricambio. La costata di Pellegrini, credimi, è buonissima. No, ma assolutamente. Ma Pellegrini. recuperiamo qualcuno in vista del Lecce, soprattutto Sì, anche della Fior dice Supercoppa. sì, tutti disponibili. Frase che il Milan non sente. Antonino. No, a parte ho dato uno schiaffone a Charles oggi, si è messo a piangere, quindi sta bene, è sano. Ma non è che avete fatto una ricetta con i cojones di Charles? Perché se non sbaglio si fanno No, il ci abbiamo paletto, no? pensato, ma non abbiamo trovato niente. non voleva. salutiamo però sì, Leo, Sì, cioè è venuto il tirarle momento, fuori. sì. No, è letteralmente perché venuto puoi giocare bene, puoi giocare male, la palla poteva entrare su quel colpo di testa un po' casuale, più che altro sul tiro da fuori area a fine primo tempo con tutto lo specchio davanti si poteva far meglio, però quelle cose passano, ma cazzo non le ho visto quella cosa lì, quella che aveva Brahim ieri. Bravo, che invece andava su tutti i palloni. Che andava a recuperare, correva davanti. Brahim, devo dire la verità, cioè sì. Beh, questo inizio di stagione Brahim Diaz molto bene. A me sta proprio piacendo tanto. Anche ieri mi è piaciuto tanto. Predicava nel deserto ieri. Predicava veramente nel deserto. Charles ha questo problema qua. Cioè, questo problema deve tirarle fuori in un modo o nell'altro. Perché poi cioè lo vedi che ci mette cioè voglia e tutto. Però proprio manca quella di senti, adesso ci penso, adesso dai. Questa frase qua dentro la testa manca. Io gli ho detto Charles, rapati a zero, metti pelato che sembri più cattivo, fai crescere il pizzetto, un po' di barba e già vedi che fai più. Zlatan non deve sembrare più cattivo. Cioè già veramente Zlatan no, poi pelato non deve essere un bellissimo spettacolo. No. Obiettivamente. Beh, sono parere. O almeno può fare la treccia come Zlatan. Non ce l'ha abbastanza lunghi abbastanza fa. Sì, ma poi Zlatan, cioè, capito tutto, però non è che sei pure modello, cioè tutto, fai capito che sei diventato attore. Charles che è stato dentro tutta la partita, peraltro, mentre Adli non ha visto neanche un minuto il campo perché qualcuno già ce lo faceva notare. Prima o poi dovremmo scoprire che cosa c'è dietro ad Adli, ma scopriamo anche cosa c'è dietro il mercato del Milan, perché io so che comunque lo scouting dietro cosa? Se esiste un mercato del Milan, che cosa c'è dietro questo mercato, Lele? Ciao Camel, allora innanzitutto ieri Maldini ha detto siamo pronti per affrontare 4 competizioni, poi sono diventate 3 dopo un'ora e mezza, quindi adesso mercato si può fare, no? Mi ha subito inviato, io mi sto muovendo già in Bolivia e ho trovato un 13enne Camel che fa il tassista, però la sera poi ci servono giocatori pronti le tassista. Scusa, ma il tassista 13 anni a che età si prende la patente? C'è la patente. Vedi, perché Leo si è preoccupato prima che facesse altro, non che guidava le macchine per 13 anni. Esatto. Quindi un tassista boliviano di 13 perfetto, anni. di 13 anni. E partiamo già bene. È il profilo un po' che ti aveva dato Maldini, no? Cioè, trovami un tassista 13enne boliviano. Non tanto attaccante, veloce, eccetera, ma un tassista boliviano 13 anni. Ma lui è nipote d'arte, Camel. Com'è nipote d'arte? Sì. Non mi fate ridere, Camel, che non c'è niente da ridere dopo la partita di ieri sera. No, lui si chiama José Vitiello. Noi nipote di abbiamo suo Arrivaca, zio. Camel. È nipote di Arrivaca.
Ancora carne da latte. Io avevo capito vitello, stavo dicendo, noi abbiamo lo zio spesso ospite. No, tra l'altro se va male è carne da macello, Camel. Stava a Sandir. Vabbè, e come sono le trattative per questo vitello? Non lo so. Come non lo sai? Cioè, non le stai conducendo tu? Io l'ho segnalato, Camel, però poi sulla prepagata ci sono pochi soldi, quindi non si può fare. Ma segnalato alla polizia perché guida 13 anni. Esatto, No, a Paolo e Ricchi, Camel, a Paolo e Ricchi, dei referenti. Sì, però loro adesso stanno valutando. Ci sono tante cose da valutare, bisogna vedere se Elliott e Cardinale danno i soldi, quindi probabilmente resterà dov'è. Il però prezzo, quanto sarebbe il costo del cartellino? 700-800 milioni di pesos. Che qui va col cambio attuale, però cioè, cosa vuol dire? Che poi, Camel, non abbiamo ancora capito quanto vale un peso. È quello che dico, cioè potrebbe essere tantissimo. Cioè, magari stiamo sparando cifre irrisorie e noi pensiamo di chiedere soldi. Qualcuno ci dovrebbe aiutare con Google Convertitore, comunque, Camel. Esatto, sì. ci vorrebbe quanti sono 80 milioni una di chat pesos? un po' più attiva per questo. Mentre comunque anche per il pipino facciamo passi avanti, Per il è vero. Me l'ero dimenticato. Pensavate che l'aveva rimosso, madre di Dio. Quindi, che è figlio, ricordiamo, figlio di il figlio del Higuaín. Il figlio del figlio. Allora, il Pipa era il papà di Higuaín, Higuaín è il pipito e suo figlio è il pipino. Il pipino, okay. esatto, che nessuno vorrebbe essere. Chissà il figlio del pipino un domani, come si chiamerà? Non lo vogliamo. Sono 157.000 euro, ci dice Luca Ferraresi. Neanche tanto, obiettivamente. Vedi che io trovo gli affaroni, Camel. Sì. Ma non so se rientra nel budget Milan, però, o sì. Abbiamo chiesto uno sconto. Sulla prepagata massimo 10.000 euro posso caricare, però posso farlo in 15 bonifici. No, ma chi ti ha dato la prepagata, Lele? Non ho capito. Sì, per il calciomercato in Milan, Paolo e sì, proprio la prepagata Lele a Dani. No, la PostePay, giusto? Sì, con la PostePay, Camel. Poi se qualcuno vuole anche su PayPal facciamo qualcosa. Va a far la coda alle poste. Sì, esatto, sono in fila alla posta. Vabbè, noi intanto qui ce la ridiamo, scherziamo, ma tra dicevamo qui la stagione non si ferma, non guarda in faccia nessuno. Adesso Lecce sabato, mercoledì il derby con la Supercoppa italiana, mentre anche le altre ovviamente vanno avanti. Mi segnalo che tra un paio di giorni ci sarà un certo Napoli-Juve anche. Sì, mentre Milan giocherà con il Lecce. Pronto. Sì, ma noi lo affrontiamo dal punto di vista del Milan, però no? stavamo dicendo. Oggi mister no. Mister oggi... No, solo per dire che poi noi contro la Juventus in Coppa Italia domani si cercherà di passare il turno. No, è campionato, mister. Ma che campionato? Quando si gioca il campionato di venerdì? Ma quando mai ti è sembrato male nessun campionato? No, le assicuro Vabbè, che... mister, gioca la Coppa Italia, così, guardi, io le consiglio la Coppa Italia è una competizione un po' così, metta le riserve. Ma infatti già si è programmato il turnover, giocherà il Ciolito Simeone, giocherà riposa Kvaratskhelia che è il miglior calciatore del campionato e va preservato del mondo. Hai ragione. Mi è venuto in mente Ciolo il Ciolito, il figlio si chiamerà il Ciolino. Bravo Camel, bravo. E pensa al figlio di Messi, se lui era una pulce proprio non lo vedono neanche. Esatto, il pulcino e poi Grazie ad Abi Quela, proprio Quela che volevamo ringraziare per l'abbonamento. Anche voi ragazzi, solo 0,99 al mese per avere un Daniele Sport che è sempre così scintillante anche nei giorni d'anima. Senza di te noi non ci troverebbero qua appesi. Sì, probabilmente anche io mi appenderei, però devo venire da voi per non fare tutto un ciclo. Ci sta salvando la vita. Sopravvivenza continua. Se ve lo foste persi, ragazzi, tutti i giorni c'è disponibile il podcast, per dirla alla Shevchenko di Daniele. Sì, podcast trovate dappertutto. Voi scrivete podcast, trovate. Esatto, il podcast di Dani su Spreaker, Spotify, eccetera, ovviamente sotto Radio Rossonera. Qui Luca dice: date un aumento a Dani, non deve essere neanche difficilissimo. No, esatto. È come fare peggio del Milan del 2023. Si può fare anche col budget del Milan, obiettivamente. Con la prepagata, Camel. Sì, con la PostePay.
Dani, ti vogliamo bene. Anch'io ragazzi, vi abbraccio. A domani. Ciao. Allora ragazzi, intanto che andiamo a collegarci con Filippo Galli, con cui affrontiamo un pochino di temi, Leo, io direi facciamo vedere questo magnifico album del Milan, l'unico album ragazzi che dove non trovate figurine di altre squadre, Juve, Inter, eccetera, ma solo figurine del Milan. Esatto, Adli c'è. Perché qui l'hanno fotografato, per cui non vi preoccupate, andatelo a prendere. Se sentite la mancanza di Adli, lo trovate in edicola, lo trovate sul sito di Europublishing e lo trovate su Amazon. No, ma vi dirò di più, esiste anche lui. Anche Mike non è infortunato in questo album, se lo volete. Io volevo un attimino, Leo, perché ieri abbiamo testato la ASMR delle figurine. Vai. Però ci sono milioni di persone che guardano queste cose. Questo pure col botto, con lo strato. Vediamo che abbiamo trovato, dai raga. Allora, un Malik Ciao che è mezzo squalificato. Mezzo squalificato dalla Coppa di Germania. Abbiamo attenzione, Marco Lazetic, che pacchetto, Edo. Un Marco Lazetic che gioca, che gioca a calcio. Abbiamo un mezzo, ma proprio mezzo Olivier Giroud. Abbiamo un capitano. Ieri come stava bene la fascia del capitano sul braccio di Sandro, ragazzi, che ve lo sto a dire. A nessuno sta meglio come lui. Il grande comandante Mister Pioli, che è un po' insomma nell'occhio del ciclone per quello che è successo ieri, per quello che è successo a Napoli. Ma ragazzi, aiutiamoci a leggere un po' quello che sta succedendo con Filippo Galli. Ciao Filippo, bentornato. Ciao Edoardo, ciao a tutti, buongiorno a tutti i milanisti all'ascolto. Allora Filippo, dacci una mano tu a capire cosa sta succedendo, perché qui c'è un po' una tragedia. Che dire, non è semplice, insomma, è chiaro che è un momento di difficoltà, un momento dove la squadra così nei momenti appunto difficili sembra andare un po' in confusione, ecco. È vero, poi ieri c'erano parecchi giocatori che solitamente non sono impiegati da titolari, però questo non può essere una giustificazione. È chiaro, insomma, il Torino ha fatto la sua partita, sapevamo che era una squadra difficile, tosta da affrontare, però poi quando è rimasta in 10, ecco, sono venute un po' meno le idee. Poi quando sono entrati anche i giocatori che sono di solito considerati titolari, è chiaro che poi quando entri in corsa non è mai facile. È diventata un po' nei tempi supplementari la partita che ha fatto la Roma con noi negli ultimi minuti, no? Perché poi solo che noi non sappiamo giocare così, facciamo fatica comunque, quindi è diventato tutto complicato. Poi loro hanno trovato anche il coraggio di fare un contropiede, non soltanto di buttare via la palla, e quindi sono stati bravi, noi meno bravi. È difficile poi dare delle soluzioni, perché cosa vuoi? È che adesso c'è un'altra partita che è abbastanza complicata o comunque difficile, che vai a Lecce, ambiente come sappiamo un po' così. Dobbiamo ricompattarci, il Milan si deve ricompattare per affrontare questa trasferta e andare a prendersi 3 punti. Tra cui, dicevo, peraltro ci segnalano 2 partite e 2 sconfitte col Torino. Questa cosa, e poi arriva dopo il pareggio con la Roma, Filippo, che è stato vissuto un po' come una sconfitta per come è arrivato. Non so, forse ci si aspettava dopo la pausa dei mondiali una partenza a razzo, invece che cosa sta succedendo? Partenza a razzo, è chiaro che dopo i mondiali era tutto un punto di domanda un po' per tutte le squadre, ecco. Poi la vittoria di Salerno, che è arrivata così andando in vantaggio, strameritando, e poi subendo un gol che aveva rimesso un po' in discussione tutto, così aveva fatto pensare accendere qualche campanello d'allarme, e poi che questo campanello d'allarme si è ripresentato dopo un'altra partita giocata, direi bene secondo me, a parte gli ultimi 10 minuti, però le partite durano, come si suol dire oggi, ben più dei 90 minuti regolamentari, quindi peccato, perché questi sono momenti importanti, quelli della ripresa, e lasciare troppi punti per strada poi diventa complicato andare a recuperarli.
io credo che il Milan abbia ancora tutte le possibilità di riprendere il Napoli e di andare a lottare per il primo posto. È chiaro che non è facile, usciamo dalla Coppa Italia, bisogna saper prendere dal punto di vista anche emotivo e psicologico nel modo giusto questa uscita, quindi trasformare la rabbia in energia positiva. Poi ci sarà la Champions che arriva anche a febbraio, magari non dico a complicare le cose, però a dare ulteriori impegni con una rosa che in questo momento è un po' così, visto qualche infortunio eccetera, un po' in difficoltà. Ma allora arriviamo nel vivo, Filippo, perché quando ti sei collegato stavamo parlando di Mister Pioli un po' nell'occhio del ciclo, peraltro i tifosi milanisti fanno in fretta, ogni volta che c'è qualcosa che non va, Mister Pioli non è adeguato, si è montato la testa, bla bla bla. Qual è la verità secondo te? Perché ieri... Io non ho la verità, voglio dire, Pioli credo che insomma metterlo in discussione adesso ci sta, nel senso che è chiaro che la gente, il tifoso fa prima, no, ad additare il Pioli, l'allenatore, come responsabile, però ecco, mi sembra che fino adesso, almeno fino a quando 15 giorni fa, abbia guidato la squadra con maestria, quindi mi sembra che non sia lì di dover mettere così, puntare il dito. Dobbiamo un attimino, dicono un attimino soprattutto la squadra, i giocatori, fare il quadrato e guardare le prossime partite in modo tale da riuscire davvero a superare questo momento di difficoltà, perché è chiaramente un momento di difficoltà, però insomma è inutile, ognuno può dire la sua, ma è inutile le soluzioni poi le sappiamo trovare dall'interno, e ci auguriamo tutti noi fuori, tifosi, che le soluzioni si trovino, e credo che si debba partire dalle certezze, quindi mettere in campo quei giocatori che fino ad oggi ci hanno dato grandi e importanti risultati. Ma su questo, Filippo, come dicono quelli bravi, il combinato disposto, perché ieri sera c'è stato il combinato disposto. Il combinato disposto è tanta roba, io l'ho sentito dire per la prima volta dal presidente della Lazio, Tito. Però volevo dire, Filippo, ieri un grosso ricorso al turnover, chiaramente essendo Coppa Italia, avendo una rosa insomma ancora tutta da esplorare, e un cambio di modulo, sostanzialmente una difesa 3 già provato nelle ultime partite, provato nel ritiro invernale, nelle ultime partite non con tantissimo successo. Ecco, la combinazione di queste due cose forse è stato un po' troppo un azzardo, oppure... Ma no, io credo che insomma, giustamente come dicevi tu, hai accennato, la Coppa Italia forse è stata utilizzata anche da Mister Pioli per provare alcune soluzioni, per provare alcuni giocatori, per dare spazio a chi ne ha avuto meno, che Telar, che è stato in campo 120 minuti, insomma per tutta una serie di chiamiamoli così tra virgolette, passatemi il termine, esperimenti che in altri contesti tipo Champions o piuttosto che il campionato era più difficile fare. Non hanno pagato, ma indubbiamente Pioli da questi esperimenti, chiamiamoli qui, da queste prove avrà avuto le sue risposte, e quindi saprà da queste risposte che ha ottenuto ripartire nella maniera giusta, insomma, ecco, quindi sia a livello di sistema di gioco messo in campo, piuttosto che nella scelta dei giocatori e quant'altro, da qui fino alla prossima. Direi metterci un punto d'arrivo, inteso come la prima partita con il Tottenham, ecco, vedere che cosa si riesce a fare in campionato fino lì. Certo. Filippo, mi collego insomma a questo che stai dicendo, ti volevo fare una domanda, insomma è un po' anche una considerazione che tanti tifosi in questo momento stanno facendo, no? Milan l'anno scorso ha vinto lo scudetto grazie anche alle scelte di Maldini Massara, grazie alla crescita di Pioli, insomma un salto di qualità più o meno da parte di tutti. Ecco, quest'estate un po' i grandi imputati forse in questo momento è la proprietà del Milan, che un po' tutti ci aspettavamo anche lei facesse il salto di qualità. Mi spiego, il Milan è andato a prendere in questo mercato nello scorso mercato estivo insomma dei giocatori futuribili, questo è chiaro, quindi dei giocatori che non sono pronti, quando in realtà dalle parole di Paolo Maldini a giugno sembrava che ci fosse ben altro, cioè Paolo aveva detto ci servono 3 giocatori pronti, forti, di esperienza per fare questo salto di qualità. Ecco, io volevo chiederti, ma secondo te ha un po' di colpe anche questa proprietà, nel senso che
non ha voluto fare lei quel salto lì per continuare nel sistema della sostenibilità. Guarda, e tutto. io credo che l'abbia accennato anche ieri in un'intervista a fine partita a Paolo, nel senso che ha detto che si lavora nel solco della sostenibilità. Purtroppo è una parola che spesso viene utilizzata e che spesso viene richiesta da molti, però poi non viene perseguita. Se il Milan sta facendo questo, io direi che bisogna dare atto, perché tutto il mondo del calcio dovrebbe andare verso la sostenibilità. Però non lo fanno, e infatti il non tifoso lo fanno, milanista però dice, insomma io credo che allora a questo punto credo che il Milan debba invece continuare a andare per la sua strada. Poi io credo che quando si vuole fare sostenibilità ci voglia ancora più creatività, ancora più, come posso dire, innovazione, insomma bisogna ancora essere più bravi, no? Bisogna avere ancora più tempo, quindi noi dobbiamo, almeno da parte dei tifosi, avere pazienza. Abbiamo vinto uno scudetto, pensavamo forse di arrivare già subito a essere pronti a bissarlo, creare un ciclo piuttosto che andare in Champions. Ci vuole un po' più di pazienza, proprio perché se c'è questo tema della sostenibilità, che per me è importante, anzi dovrebbero tenerne conto tutti i club, per me va bene. È chiaro che se parlo da tifoso mi va un po' meno bene, però devo vederla anche con un occhio differente. Certo, ma a proposito di pazienza, ovviamente ieri l'osservato speciale era De Ketelare, ti è piaciuto? Sì, insomma qualcosina ha fatto vedere, è stato anche sfortunato, accidenti col palo, perché poi magari il gol può trasmettere, dare quelle energie, quella consapevolezza, quella sicurezza in più che potrebbe, di cui il ragazzo ha bisogno. Ecco, invece è arrivato un palo, qualcosina si è visto in più da parte sua. Aspettiamo ancora, credo che sia giusto aspettarlo, anche perché è un investimento da parte della società e dobbiamo essere bravi tutti a sostenerlo. Ti faccio le ultime due, poi dopo ti liberiamo, promesso, però una è su Camarda. Sì. Questo ragazzo che sta facendo molto parlare di sé, 14-15 anni, 500 gol in 80-90 partite. Sì. Ma Filippo, tu che insomma di esperienza, soprattutto per quanto riguarda i giovani, ne hai appalate. Abbiamo un campione in casa. Camarda è un ragazzo che ancora quando io ero responsabile del giovanile era già all'interno del nostro settore, un ragazzo che sicuramente è cresciuto, ha bruciato un po' le tappe. Io credo che insomma lì Milan sappiano riconoscere quando un giocatore possa essere o meno pronto per la prima squadra. Adesso ripeto, io non voglio dire niente in questo senso, perché non lo sto vedendo, non l'ho visto da vicino, quindi non lo so, però è indubbio che ci siano persone che sappiano valutarlo. Forse adesso siamo sempre lì, no? Di solito il giovane va messo nei momenti in cui c'è un po' più di serenità e quindi tutta la squadra può aiutarlo. In questi momenti mi sembra eccessivo poter parlare di lui, dopodiché magari ci sono altri progetti e programmi insieme alla società che io non posso conoscere. Allora, Luca Muscelli su tutti vi leggo, perché voglio ringraziare Filippo Galli per tutte le gioie che mi ha dato come tifoso, grazie al suo contributo per le vittorie del grande Milan. A proposito del grande Milan, Filippo, l'ultima è veramente l'ultima, sì. Però insomma non posso esimermi. Non so già che cosa mi vuoi dire. A me ha fatto male, cioè proprio ovviamente ci riferiamo ieri all'incontro tra Ancelotti e Gattuso. Non ti voglio chiedere nulla di cosa dispiace. Dispiace, poi è chiaro, credo che alla fine due persone per come le conosco io, in modo particolare Carlo, perché poi ci ho vissuto anche da calciatori insieme, trovino presto in futuro insomma il modo per riconciliarsi, magari attraverso qualche amico comune che possa rimettere in piedi, rimettere insieme questo legame, insomma, sì, un peccato. Però ognuno avrà le sue ragioni. Ecco. Ma certo, assolutamente sicuro, questo non vogliamo indagarlo, vogliamo solamente che facciate pace, ragazzi, vi lanciamo questo messaggio. Filippo, ti abbracciamo forte, ti vogliamo bene. A voi, ciao. Grazie. A presto. Mi raccomando, ragazzi, filippogalli.it
per vedere il sito di Filippo Galli, dove fa un sacco di analisi, eccetera, eccetera. Da questo momento telefonate aperte, vogliamo la cornetta calda, come si dice in questi casi. Oggi telefonate brevi, perché di solito quando succedono cose come ieri, insomma, c'è tanta voglia di partecipazione. E iscrivetevi al nostro canale, come vi stiamo mandando in onda. Iscrivetevi, mettete like e tutto quello che potete fare. Già avete fatto tanto, ma continuate ovviamente a farlo. Noi ripetiamo e ringraziamo, perché 2 giorni fa ci avete fatto raggiungere 8 milioni e mezzo di visualizzazioni qui su YouTube, ed è una cifra che per me non ha senso, una cifra che il Milan sul mercato non investirà neanche sia più di Adli, sia una cosa per dire. Però a parte gli scherzi, grazie ancora. Dicono ci mancava solo il ritiro. In realtà ci voleva il ritiro, Leo, no? Ci voleva il ritiro, più che altro ci vuole un confronto chiaro e tondo dopo le prime avvisaglie, no? Con le parole di Calabria, con anche quelle di Sandro qualche settimana fa, che diceva non dobbiamo pensare, insomma, da campione d'Italia, ma dobbiamo continuare a spingere. Sicuramente oggi sarà un confronto fra appunto il mister, la dirigenza, i leader, che appunto identificati sicuramente in Davide Calabria e Sandro Tonali. Vediamo cosa succede. Hanno passato la notte a Milanello. La cosa che più mi dispiace della partita di ieri è che ha fatto andare un po' in secondo piano le parole di Paolo Maldini, che invece erano comunque positive, soprattutto per quanto riguarda i rinnovi, perché quello di Benasser si firma in teoria oggi. Sì. Quello di Raffaele Leao ha detto, tanto è uscito un bellissimo podcast su Panucci, vi segnalo. Sì. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Enzo. Ciao Enzo. Volevo dire 2 o 3 cose solo veloci, lascio spazio agli altri. Sì. Ieri ho avuto un'altra conferma di quello che penso sia reale. Noi abbiamo problemi mentali, non abbiamo problemi né di assenze né di... Noi siamo convinti di essere ormai più forti, non giochiamo più da squadra con la cattiveria di una squadra. Ieri ho contato più colpi di tacco che tiri in porta. Secondo me quello è uno dei mali. E poi volevo dire un'altra cosa: non metterò mai in vita mia in croce un uomo che mi ha fatto vincere uno scudetto, mai, e mi riferisco a Pioli. E ultima cosa. Beh, però criticare tutto è criticare. No, io lui dice magari il Pioli auto una fesseria. Ma noi bravo. No, ma Io infatti ho detto in croce, non ho detto criticare. Si leggono delle cose che non si possono leggere. No, ma infatti gliel'ho detto a Filippo tutte le volte così, cioè ormai purtroppo miseria. ci facciamo E poi un'altra cosa che volevo dire, quando ieri, alla fine parliamo delle riserve, alla fine se guardiamo proprio bene, il campo l'hanno tenuto meglio nel primo tempo le riserve che i subentrati titolari. Leao mi tirava in porta da metà campo. I titolari peraltro sono entrati quando eravamo 11 contro 10, bravo, al 70esimo, tra l'altro. Per quello continuo a pensare che il problema sia solo ed esclusivamente mentale. Vi ringrazio ragazzi, ciao Enzo, grazie. Enzo, ciao. As ci segnala anche il City è uscito, se non sbaglio, col Southampton 2-0. No, però niente, nel senso, voglio lanciare un appello, nel senso, Erling, non puoi stare in una squadra che va fuori, che tu vieni in una che esce agli ottavi di finale. o no, perfetto, o no. Ottimo. No, tra l'altro quello che diceva Enzo, problema mentale, noi possiamo anche dare tutte le colpe al 3-5-2, alle riserve, tutto. Però ragazzi, la squadra titolare del Milan, perché poi alla fine era quella, ha giocato per 50 minuti, perché sono 50 minuti, 30 i supplementari più 20 regolamentari, in 11 contro 10 contro il Torino, e non ha segnato un gol. Però il Torino noi lo soffriamo, perché effettivamente 2 sconfitte su 2. Però cerchiamo, a questo punto comincia, se unisci i puntini comincia a venire fuori un disegno. Ma noi con le squadre chiuse soffriamo. Però a questo punto io l'unica cosa che chiedo a mister Pioli: troviamo una soluzione alternativa per scardinare queste difese, perché quando succedono queste partite poi pareggiamo come contro la Roma, poi a fine partita, no, nelle interviste e tutto, giustamente viene fatto notare il Milan gioca contro squadre chiuse e tutti rintanati in area, non abbiamo trovato spazio. Ok, troviamo spazio, troviamo un modo di scardinare queste difese, perché quest'anno tutti giocano così, perché l'hanno capito che o ti metti in 11 dietro la linea del pallone in area ad aspettare il Milan, o se no perdi, perché sennò il Milan ti batte, perché a livello di gioco il Milan è più forte.
Però bisogna fare anche questo step qua di scardinare la difesa. Vi ricordo che abbiamo perso con i titolari a difesa a 4. Esatto. Obiettivamente è vero, obiettivamente è vero. Ma tu dici, innanzitutto ci vuole più cattiveria sotto porta. Perché ieri sera, perché nelle ultime due contro la Roma e contro la Salernitana, il problema è un po' quello, cioè sotto porta bisogna essere un po' più cattivi. Ieri, dicevo, De Ketelare verso la fine del primo tempo, con tutta la porta disponibile, gli ha sparata in bocca. Bisogna tirare le legnate forti, bisogna avere cattiveria, non aver poi questo però non significa far come ieri, perché poi ieri hanno tirato tutti da 40 metri, decidono di prendere e tirare. Ecco, quella è una fesseria. No, quella è avere fretta, in cui però si sta parlando di cattiveria sotto agonistica. La cattiveria che ha avuto Brahim Diaz, perché Brahim Diaz, l'hai sottolineato in apertura, io ieri l'ho anche perculato Brahim Diaz, no? Che dicevo, ovviamente ci ha messo il cuore, ci ha messo l'anima, andava a recuperare, provava ad attaccare, poi dopo anche lui non è che ha fatto una partita, però rispetto agli altri lui si perde, lui ha un difetto. Se lui risolve quel difetto, Brahim Diaz diventa un giocatore veramente forte. Lui deve passare quella caspita di palla, perché Brahim fa una cosa giusta e poi sbaglia. Ragazzi, il telefono, non ci credo che siete così timidi oggi, Di solito quando ci sono le sconfitte c'è sempre un putiferio di telefonate. Giuseppe dice, togliendo Giroud non abbiamo attaccanti, di cosa questo è vero. Ragazzi, ci giriamo intorno, perché poi non mercato. Qua secondo me si parla di mercato anche troppo, nel senso che, ma sto mercato va bene, lo sappiamo, siamo tutti d'accordo. Milan doveva fare un mercato diverso, fare un mercato con giocatori più pronti, lo sappiamo. Ma se il Milan gioca ieri anche con quei giocatori che sono fuori in questo momento, e parlo dei vari Florenzi, parlo dei vari Krunic, è rientrato Messias, Origi, Rebic, è un'altra cosa, perché magari Olivier Giroud non si smazza all'11 di gennaio 30 partite. Questo è il problema. Il problema è che se poi oggi escono notizie come quelle della Gazzetta, dei recuperi molto lunghi di Maignan, non sappiamo, poi insomma, dal Milan fanno oggi parla di 50 giorni. Poi, insomma, il Milan invece, insomma, meno, poi senza dare tempistiche, perché il problema di questo infortunio è che non sa le tempistiche. Ma il problema sono gli infortuni stessi, non sono le tempistiche, perché c'è Grazie Anna. Il problema per me è che quando abbiamo dei giocatori tipo Calabria, Salma Kersi, abbiamo i titolari fuori, facciamo fatica. Recuperiamo i titolari, tranne il portiere. Recuperiamo i titolari, perdiamo le riserve. Cioè, nel momento in cui ci rientra la squadra titolare, in panchina abbiamo zero. Sheol per la prima volta penso nella sua vita dice una cosa intelligente, perché dice insultiamo no, perché CDK senza coraggio, se non fai gol almeno uccidi il portiere con una sassata. Io ripeto, abbiamo provato. È da aspettare CDK, non sto cambiando assolutamente, però ripeto, se i bacini e le coccole non funzionano, allora si parte con i calci nel culo. Questo è l'approccio del bravo papà, cioè non so come dire, no? Che deve educare il figlio. Ciao, come ti chiami? Ciao, io sono Matteo da Milano. Ciao Matteo. Ciao Matteo. Cioè, secondo me ieri fondamentalmente il 3-5-2 con tutti questi nuovi non ha pagato. E non abbiamo, secondo me, nel senso, i ragazzi sono veramente nuovi, hanno giocato poco insieme, occupavano molto male gli spazi ed erano sempre addosso agli altri. Quindi secondo me è stato un forte limite, forse doveva riuscire a mantenere. Scusa Marco, ti fermo perché ti dico, hai ragione, però abbiamo giocato 50 minuti con i titolari col 4-2-3-1. No, e la sconfitta, aggiungo, è arrivata proprio nel momento in cui avevamo i titolari e la difesa a 4. In più. No, assolutamente, forse è mancato un po' l'approccio, no? Di questi, diciamo, di quelli che sono i titolari, ok? Però indubbiamente, ripeto, la partenza e il segnale dato da Pioli non è stato buono. Secondo me. Non ho capito, ripeti. Il segnale non è stato buono, ecco, no? Il segnale che ha dato di quale? In campo, no? Il 3-5-2 con tutti questi ragazzi nuovi che non hanno mai giocato insieme. Cioè, anche te l'importanza che dai a questa partita qual è? Quella che però Marco, quella che però davamo anche noi, cioè diamo anche noi, dispiace a tutti, però noi non siamo il Torino, che la Coppa Italia è il primo obiettivo stagionale, cioè, ecco, mettiamola allora, così. Allora ragazzi, appunto così. No, non sto dicendo di sottovalutare, però di dare la giusta priorità alle cose. È chiaro che la Coppa Italia non era l'obiettivo numero uno. L'obiettivo numero uno è lo scudetto per quanto riguarda il Milan, non il Torino. Io sono d'accordo, però allora non dobbiamo rimanerci male, perché abbiamo fatto in sostanza un esperimento, è andato male.
abbiamo messo i titolari dopo, a 20 minuti, sperando che forse potessero risolvere in qualche modo la partita, e invece non è comunque stato così. Lo so Marco, però non stavano giocando la semifinale, che ne so, con l'Atalanta. Scusa Matteo, non stavamo giocando la semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta, che dice vabbè, siamo arrivati in semifinale, ai quarti siamo usciti con una squadra comunque forte, siamo usciti col Torino agli ottavi in 10-11 in casa, cioè infatti, quella squadra lì doveva battere il Torino, per me comunque, anche quel 3-5-2. Grazie Stefano. Non lo so, ripeto, secondo me, tanti ragazzi nuovi tutti insieme in un modulo comunque che è stato comunque preso e provato poco, non lo so, il rischio c'era che potesse esserci molto caos. Certo. E quindi, a parte qualcuno tipo Diaz, che secondo me è stato il migliore in campo per meno enfasi e piglio, va bene, il resto veramente sono dati anche molto fastidio. Sì. Però dai, l'importante è che adesso riusciamo a mettere bene la testa a posto, perché sennò rischiamo in questo mese di veramente perdere tutto, quindi bisogna... Bravo, subito ritorna. Infatti, secondo me hanno fatto bene ieri sera a chiuderli dentro Milanello e a tirare fuori tutto quello che c'è da tirare. Matteo, grazie mille. Grazie a voi, ciao. Buona giornata. Allora, grazie Stefano Schiavon che si è abbonato sullo 099. Adriano, che ha copiato la mia domanda nel pre-partita di ieri e che ti ripropongo, dice: ma scusate, anziché CDK come punta tipica, non era meglio mettere in campo Lazetic, che forse è più punta di CDK, Leo? Sarebbe cambiato nulla, è giusto dare, giusto dare 120 minuti a De Ketelaere. Era giusto, poi anche lì ma non tanto per il tipo di ruolo, perché erano lui e Diaz lì davanti. Sì, ma no, era una squadra, era una formazione... Era evidentemente rimaneggiata, e che io penso che in queste partite qua il Milan debba comunque portarsela a casa. Ma in realtà il problema, posso dire, non sono stati neanche quei 70 minuti. Io capisco che a posteriori è anche facile dire non dovevamo fare quel turnover lì, però nessuno avrebbe voluto, si sarebbe giocato quella partita lì con i titolari, questo è abbastanza evidente. No, col senno di poi, cioè, esatto, poi 3-5-2, 4-3-1, quello che volete, per me comunque poco cambia, non è stato l'impostazione di gioco. È stato che dal 70esimo in poi, quando gli hai detto ok, adesso andiamo a vincere, lì i titolari non sono entrati in campo, perché i tacchi di Giroud, i tiri di Leao, rispetto all'intervento di Matteo, ma ribadisco, poi la sconfitta è arrivata con dentro i titolari. Io, più che le riserve, ieri sera andrei a vedere la prova dei titolari, però sì, no, perché a me è sembrata affrontata con sufficienza. Cioè, tanto li battiamo, stessa cosa che ho sentito con la Roma, tanto comunque siamo 2-0 li battiamo, e lo stesso con la Salernitana, siamo più forti. Ciao, come ti chiami? Ragazzi, parlo con la radio di servizio. Sì. Ciao, sono Alfredo. Ciao Alfredo. Vabbè, niente, Leonardo già mi ha preceduto, comunque con le ultime parole. Quindi, secondo me mancano due cose, tre cose: il sacro fuoco che c'era l'anno scorso, la squadra che emozionava, che non c'è più, e i leader in campo. Cioè, ci fosse stato Ibrahimovic, secondo voi avremmo fatto quella figura? Perché lasciamo perdere i moduli, tutte queste cazzate che sono cazzate, i moduli, i giocatori di riserva. Giocavamo con il Torino, che è una squadra normale, no? Che fosse che il Manchester United, ok? Quindi lasciamo perdere tutte queste cose qua e vediamo un attimo se ci fosse stato Ibrahimovic, se ci fosse stato manca la controprova, non lo so. Alfredo Ibrahimovic c'era in panchina, in spogliatoio, non in campo. Avrebbe preso per i capelli Leao, che fa 3 tiri da metà campo al terzo anello, che non ci arriva nessuno. Ma lo prende comunque per i capelli, perché già era in panchina, oggi sarà a Milanello. Ma quando è in campo è un'altra cosa, ragazzi. Quando si è in campo è un'altra cosa. Lo so, Alfredo, però a 42 anni dobbiamo cominciare a farci. Ma non ha importanza, io parlo di Ibrahimovic per dire chiunque che sia un giocatore di carisma. Perché se ci fosse stato Mike, secondo voi avremmo preso quel contropiede con 1 contro 1? Sì, perché Kalulu non ci arriva mai, perché era cotto. Non ha ragazzi, colpe. non è così. Posso dissentire, per me i giocatori di esperienza, i giocatori che hanno il carisma trasformano le squadre. Anche il gol che abbiamo preso su quel cross lì, quel passaggio in mezzo all'area, cosa fa il portiere dentro la porta? Cioè, queste sono altre cose, però l'insieme delle cose è che alcuni giocatori, come ha detto Leonardo, non giocano più
con il sacro fuoco, giocano come quando ci hanno voglia e pensando che tanto le partite le vinciamo perché siamo forti. Questo secondo me è il mio banalissimo giocano col fuoco di Sant'Antonio pensiero. Non c'è più quel sacro fuoco, la squadra che voleva emozionare e che emozionava l'anno scorso, quest'anno, perdonatemi la parolaccia, fa cagare invece. Cioè una squadra che non ha nessuna intenzione di far vedere che sono dei giocatori di livello, ma ognuno pensa a se stesso, non giocano più da squadra. L'ha detto anche Bottoni, che mi sembra che sia un bravissimo commentatore, no? O anzi allenatore. Certo, anzi, lo questo è il mio mister. pensiero, e concludo dicendo l'ultimissima cosa, vi lascio a tutti. Io l'anno scorso con la mia squadra abbiamo fatto i play-out, anzi il Milan me lo sono visto in macchina il secondo primo tempo, perché era a fare i play-out che avevamo pareggiato e siamo salvati con un rigore al 90esimo. Quest'anno con la stessa squadra, con l'aggiunta di 3 giocatori di esperienza, un portiere, un centrocampista e un difensore, siamo primi in classifica, 13 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Portaci lo scudo, Alfredo, portaci lo scudo, Dai, Alfredo. No, è per dirvi che l'importanza, con 3 giocatori di 25 anni, con l'importanza che i ragazzi giovani hanno bisogno di avere in campo gente di con una certa concetto mentalità. chiarissimo. Grazie Alfredo, Vi portaci saluto, sto vi abbraccio scudo. e comunque A sempre te. forza mia. Sempre. Ciao. Bottoni a posto di Fioli, firmata petizione. Bottoni tutta la vita, ma io penso che veramente con Pioli non abbiamo un rapporto sano. E parlo di tifoseria in generale, perché non è possibile ogni volta che c'è. Cioè Pioli ci ha portato lo scudetto dopo 10 anni, 11 anni. C'è un filotto di 11 non vittorie. può. Veramente Pioli ha a che fare con persone, cioè i giocatori sono persone, non sono algoritmi, non è sempre facile. Certo, anche Pioli sbaglia, perché anche Pioli è una persona e come tutti può sbagliare. Ma cosa può fare Pioli che non mettere i titolari al 70esimo? Ma se ieri Pioli anziché i vari Vranks, anziché i vari De Ketelar, anziché i vari Desta, avesse messo i titolarissimi e comunque non vinciamo. No, ma lascia perdere, magari vincevamo, ma cosa gli avrebbero detto? Ma abbiamo Lecce, la Supercoppa, eccetera, non puoi spremere, devi fidarti, perché devi io me lo farli ricordo, giocare. fino all'altro giorno la critica era però sti giovani non giocano, dove sono? esatto, e adesso hanno giocato. Lo so ragazzi. Cioè, che pazienza che deve avere Mister Pioli. Ciao, dici tutto. Ciao, sono Lisa da Pistoia. Ciao Lisa. Ciao. Illuminaci Che questa giornata, bello Lisa. sentire. Hai sentito la SMR delle figurine prima, Lisa? Sì, purtroppo ho visto questo basso momento. Io sogno un podcast in ASMR di Lisa. Solo Edo che strappa Dici tutto Lisa. Come state? Tutto bene? Sì, dai, c'è un po' ancora infreddolito. Ieri avrei dovuto giocarmi una schedina. Diciamo, sportivamente poteva iniziare meglio l'anno, Lisa? Sì, infatti. Che dire, mi dispiace molto per questa situazione, però ecco, ora sentire tutto quello che è stato detto, io credo che uno dei più grandi problemi è che si pecchi un po' di presunzione, nel senso che vedo un po' in campo che c'è un atteggiamento di superiorità, ma a livello mentale, ecco, nel senso ci siamo un po' montati la testa. Io credo sia questo, ecco. Ma come qui dicono Lisa porta la luce, esatto. Sì, esatto. Ma è come Lisa, come si supera questa cosa? Perché appunto abbiamo detto il rimedio nell'immediato è stato chiudersi dentro a Milanello. Immagino Ibra gli abbiano dato il gatto a sette code, però cioè come se ne viene fuori? Bisogna rimettere i piedi per terra, analizzare da dove siamo partiti a dove siamo arrivati e capire un po' quali sono gli errori. Ma tipo anche ieri, quello che vedo è che comunque nonostante i giocatori, è vero che è una squadra giovane, è vero che abbiamo tanti infortuni, però per quello che io vedo diciamo, non è che me ne intenda così tanto, però vedo che comunque il gioco è buono e ecco che bisogna ripartire dove siamo partiti.
stato fatto il lavoro e fare anche con un po' più di semplicità, perché vedo anche magari molte azioni che arrivi alla conclusione, fai dei tiri in porta senza senso oppure delle giocate come dire complicate, ma in realtà ci vuole molta più semplicità per fare queste cose, ecco. Non so se sì, ecco. no, quindi Lisa ha una voce irresistibile, la voce più bella della radio italiana. Ma poi ti chiedono, se fate dire a Lisa 3 volte Mike Maignan, lui torna la settimana prossima. Anche secondo me, esatto, anche per secondo me. Sì. Magari, guarda, anche lui insomma ci vorrebbe, ma più che altro come leadership. Sì, però ragazzi, ascoltate quello che dice Lisa, non solo la voce. L'ascolterei però, perché Lisa è come quelle sirene di Ulisse, no? Con la voce. Sì, ma devi sentire quello che sta dicendo, non solo la voce. No, Lisa, ti è piaciuto CDK? Allora, io in realtà ho visto solo i supplementari, perché prima non ero in casa, però ho visto un po' di video su internet. E sì, peccato per quella terza, però poverino, a me mi fa tenerezza, perché lo vedo sempre che si fa certi non viene la parola, insomma si dispera tantissimo per quando non riesce a fare le cose, però secondo me ha bisogno di tempo, ma per il resto come di tutti gli altri, ecco. E quindi speriamo bene, speriamo di uscire da questa situazione. Ma diamo un consiglio a CDK. Esatto, però, Lisa, cosa deve fare? Cioè, tirar fuori i cosiddetti. Esatto, sì. E poi io credo anche che comunque ci voglia anche un pizzico di fortuna, perché ieri il portiere ha parato tutto, anche un tiro, la palla era lì, niente, ha parato tutto, quindi secondo me ci vuole anche questo è vero, abbiamo messo in campo tutti sulla sfortuna, però ogni tanto anche la botta, la classica botta di culo, il classico tiro sbagliato, deviato. Ma è quello di testa, ieri fosse entrata quello lì che non era voluto, ma sì, infatti ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché ad esempio io vedo la Juve che magari non è che ha un bellissimo gioco eppure vince sempre, quindi a volte veramente ci vuole anche quella, puoi giocare anche male ma vincere, perché poi alla fine conta solo quello. E quindi questo, ecco, speriamo bene, speriamo di riprenderci. Io manderei a fare il discorso motivazionale oggi a Milanello a Lisa, così la sensazione, secondo me potrebbe aiutare. Lisa, ti prego, facci il regalo di buon anno, dacci un Bakayoko così in chiusura prima di chiudere. Ok, allora un buon Bakayoko a tutti e speriamo che sia un buon 2023 a tutti, vai. Lisa, ti abbracciamo. Grazie. Buona giornata, mille. ciao. Ciao, grazie. Francesco, che dopo la chiamata di Lisa possono anche rubarmi la macchina, non sono più incazzato. Ragazzi, allora posso fare anche un appello, ne approfitto per fare un appello alla dirigenza del Milan, perché si parla tanto degli esuberi, del fatto che Bakayoko in uscita potrebbe liberare lo spazio per fare entrare. Teniamolo, perché se lo diamo via non possiamo più chiedere a Lisa di fare. No, vabbè, non è che va via. Io terrei quanto paghiamo? 3 milioni all'anno per far sentire dire 2 volte all'anno da Lisa Bakayoko, per me li vale tutti. Sì, ma soldi. falli pagare al Marsiglia e Lisa lo dice comunque, non è un problema. Quello non è un problema. Comunque mi sembrate una classe di ragazzini delle medie negli ultimi avete veramente. Guarda, io non so. Io ribadisco, abbiamo creato dei mostri. Lanciamo il podcast di Lisa, cioè ti potrebbe leggere anche il bugiardino della tachipirina, ok? Con quella voce, io lo ascolterei tutto prima Hai mai letto il bugiardino della tachipirina? No. Però può provocare diarrea. Poi mi hai detto anche con quella. Va bene, dai. Non è che abbiamo chiuso così. Col punto più basso di tutta la puntata. Allora ragazzi, dai, speriamo almeno di avere un po' aiutato ad allietare questa giornata un po' pesante. Speriamo poi che il Milan faccia il suo sabato, ovviamente, perché noi tutto non lo possiamo fare. Domani ci sarà Martina, per cui proviamo a dare un ulteriore boost, poi dopodiché sta un po' al Milan.
Cosa... No, niente. No, per dire, è una cosa che... Insomma, noi cerchiamo di tirarvi sul morale, di farvi ridere. Ovviamente la cosa è reciproca, perché anche noi non è che, insomma, siamo immuni, siamo tifosi pure noi, quindi... Abbiamo la risata quella isterica. Oggi qui giudicano la telecronaca di Cravero di ieri, non lo so. Me l'hanno detto in tanti. Dico che se fossi la Rai io sostituirei subito Cravero con Lisa. Così, subito. Perfetto. No, io invece vi saluto, ragazzi. Noi ci vediamo lunedì. Che domani invece purtroppo non ci sarò. Non ci sarà Leonardo Menini, ci mancherà tantissimo. Vado a fare quello che dice Alberto: parapiglia, scatta gioco la bottiglia. No, scherzo, ovviamente no. Però. Vabbè, ci sarai magari sabato nel prepartita, no? Sì, da capire. Forse. Va bene, vabbè. Comunque, Leo. Sì, no, fai quello che cazzo vuoi. No, vai. Va bene, te la saluto io, Marti. Sì. Grazie a Salvatore Liuzzo. Sì, comunque era Canale 5 ieri, non la Rai. Quindi salutiamo sia la Rai che Canale 5, ma noi non ce ne frega. Ma noi diamo solo notizie sbagliate, però, ragazzi. Stefano. Grazie a Leonardo Menini. Ciao a tutti. Grazie, veramente un grazie infinito a Filippo Galli, a Daniele Sporchia, a Lisa e a tutti voi che ci avete telefonato. Vi vogliamo bene, ci vediamo domani alle 13. Acquistare la bottiglia di Franciacorta Brut AC Milan con l'etichetta celebrativa del 19° scudetto è semplicissimo. Basta andare sul sito www.lamontina.com/negozio oppure presso le tenute La Montina a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia. E ricordati che se ascolti Radio Rossonera o fai parte di un Milan Club ci sono offerte speciali pensate per te. E allora, amici, ordinate o regalate una bottiglia di Franciacorta La Montina su www.lamontina.com e non dimenticatevi di brindare ai vostri amici interisti. Che nuova stagione sarebbe senza il nuovo album di figurine ufficiali del Milan targato Europublishing? Corri in edicolo su Amazon a prendere la tua copia e non ti preoccupare, non correrai il rischio di trovare figurine dell'Inter. E visto che ci sei, regalati anche il calendario 2022-2023, l'unico con le pagine che si girano, come Giroud. Per info e costi visita il sito www.europublishing.it, cerca Europublishing su Amazon oppure chiedi al tuo edicolante di fiducia. Ti aspetta un campionato fantastico insieme ai nostri colori alla conquista della seconda stella. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Per fare tanti gol insieme.